Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è lunedì 27 ottobre, inizia una settimana importantissima. Ieri abbiamo domenica 26 ottobre celebrato la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, e così questa solennità ci prepara al cosiddetto Ponte dei Morti, cioè la solennità di tutti i santi, il 1° novembre, e poi l'indomani c'è la commemorazione dei fedeli defunti, 2 novembre, anche se quest'anno, poiché casca di domenica, cade di domenica, non casca, cade di domenica, comunque cade o casca, ecco, viene rinviata al lunedì 3 novembre. Dunque si tratta questa settimana di giorni santi da trascorrere in preghiera con la corona del rosario in mano per le anime del purgatorio, miei cari. Le anime del purgatorio hanno bisogno delle nostre preghiere. Noi con le nostre preghiere possiamo aiutare moltissimo i nostri cari defunti che ancora si purificano in purgatorio. Purtroppo domenica, ieri, non è stato possibile, non so neanche perché, ma una fedele del piccolo Resto, purtroppo non posso esibirlo, a meno che non l'abbiano dato a qualcuna delle mie collaboratrici e io non ne ho avuto notizia, ha mostrato a me sabato delle lettere scritte di mano, di pugno, da Maria Simma. Sono 4-5 lettere nelle quali alcuni familiari chiedevano, perché Maria Simma aveva questo carisma da Dio, perché il carisma deve venire da Dio, altrimenti sono medium e non vanno bene, chiedeva questa famiglia un paio di notizie circa la sorte eterna di alcuni familiari. E io ho potuto visionare, ma magari ve lo mostrerò, pregherei Rossella poi di farmeli avere queste lettere qualora non fosse stato possibile. Mi ha fatto vedere una cosa impressionante, come Dio è libero di agire, come Dio è libero di agire. Attraverso Maria Simma le persone in vita, se erano interessate a questo, potevano sapere dove si trovavano i propri defunti, capito? Se già in paradiso o in purgatorio, Dio non voglia in inferno, se si erano perdute. Ho visto questa lettera, una di queste lettere, nelle quali si vede proprio il nome del defunto, erano 4-5 nomi, e in tedesco accanto, scritto forse persino con la matita o con la penna, c'era scritto salvo, salva, salvo, per dire che erano in paradiso. E poi mi ricordo, mi è rimasto impresso, peccato non poterlo mostrare, lo farò nei prossimi giorni, un documento secondo me impressionante, e l'ultima defunta c'era scritto ha bisogno di 4 messe per andare in paradiso. Ora uno dovrebbe capire che l'agire di Dio non è come il nostro chiacchieroni che siamo
chiacchieroni fannulloni, non vogliamo capire che è Dio che comanda, ci mettiamo lì sottosopra a pensare chissà che, la reincarnazione, le attività, i sinodi, i dibattiti, le tavole rotonde, a perdere tempo a destra e a manca, e Dio vuole solo che preghiamo. Ma ha colpito molto, i tre erano già salvi in paradiso, quindi non hanno chiesto nulla, anzi se sono già in paradiso sono loro che pregano per noi. La quarta persona era in purgatorio e Dio attraverso Maria Simma chiedeva, se non ricordo male, 4 o 5 messe perché andasse in paradiso, capito? Quindi noi, è proprio un patrimonio della Chiesa questa, cioè questo, che noi possiamo applicare soprattutto in questi giorni santi che avvicinano al 2 novembre, le intenzioni delle messe in suffragio dei nostri cari defunti. Quella persona lì con 4 messe andava poi in paradiso, perché la messa ha un valore infinito, siamo noi che non l'abbiamo più capito questo. Ecco, quindi tra l'altro stiamo facendo anche la novena per le anime del purgatorio che trovate disponibile sul canale YouTube di Radio Domina Nostra e anche sul profilo Facebook. Ecco, e naturalmente invito tutti voi, soprattutto quelli che hanno tempo, a pregare la preghiera, il rosario dei 100 Requiem. Oggi è lunedì, inizia dunque una nuova settimana, accogliamolo dalle mani di Dio con gioia, nella regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Noi possiamo già sperimentare la gioia del regno dei cieli, e tutto è dono di Dio, e tutto è grazia. Il lunedì mattina non subiamo un nuovo giorno e una nuova settimana, ma invece accogliamola a braccia aperte, a cuore aperto, cantando Alleluia, Te Deum, grazie Signore. Ecco, ieri è stato un giorno molto molto intenso, ieri sera anche la trasmissione Il Padre Risponde ha avuto delle domande interessanti e anche delle riflessioni significative, ma al mattino siamo stati a Piccolo Tabor, dove poi di pomeriggio è stato anche Fra Celestino. Trovate disponibili le mie 2 omelie, quella di sabato, il castigo è vicino, fidatevi, parola di Dominutella, e poi quella di ieri, della solennità del Cristo Re dell'Universo, Cristo ieri, oggi e sempre. Tutte e 2 queste prediche le trovate disponibili qualora le voleste ascoltare. Oggi è lunedì, dunque questa sera ci sarà la confraternita del Santissimo Rosario alle ore 21. Vi aspetto per un'interessantissima catechesi dal titolo che un po' stamattina avviamo: Sinodalismo, la via di Satana e la risposta del Rosario. Sinodalismo, la via di Satana e la risposta del Rosario. Da oggi fino a venerdì saremo in Piemonte, Fra Celestino e io, coi seminaristi e le suorine, per cui il programma prevede alle ore 16:30 il Rosario, dopo la messa celebrata da Fra Celestino la Fiamma d'Amore, e questa sera appunto alle 21 la catechesi, ripeto, per il ciclo di catechesi della confraternita del Santissimo Rosario, Sinodalismo, la via di Satana e la posta del Rosario, questo questa sera. Però per tutta la settimana fino a venerdì, in particolare oggi, domani, dopodomani e giovedì, saremo a Casa Betania. Ogni giorno celebrerò messa io nel pomeriggio alle ore 17:30 dopo il Santo Rosario, quindi questo è il più programma, e poi esponiamo il Santissimo per l'adorazione eucaristica e la preghiera della Fiamma d'Amore. Invece da venerdì iniziano le celebrazioni per l'intensissimo Ponte dei Morti, che non è la festa di Halloween, non sappiamo che farcene di quella festa lì, e quindi vi ricordo rapidissimamente gli appuntamenti. Allora cominciamo con venerdì, che è la vigilia. Venerdì prossimo, 31 ottobre, alle ore 16:30 saremo a Torino al Blue Hotel a Collegno. Ecco, all'ingresso praticamente di Torino. L'ingresso è interamente gratuito, non c'è bisogno di prenotarsi, e quindi vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme in anticipo, come messa prefestiva, che non esiste nel Vetus Ordo, però in ragione della emergenza pastorale facciamo la messa del giorno, ma diamo l'applicazione meritoria, diciamo così, per quelli che poi non possono venire da quest'altro versante. Questo venerdì.
Poi sabato 1° novembre, solennità di tutti i santi, ci saranno ben 3 messe, una alle 10 a Bergamo, all'Auditorium San Sisto, da me celebrata, messa solenne, una alle ore 17, celebrata da Fra Celestino al Piccolo Tabor a Trebaseleghe, e una alle ore 17:30 da me celebrata a Trento, perché una persona, una fedele, ha voluto offrire la sala dell'hotel dove celebrare messa. Quindi, come vedete, stiamo cercando di offrire ampia disponibilità. Poi con i referenti regionali informatevi dove celebra Don Enrico, comunque sostanzialmente in Puglia, e anche Don Ramon, anche lui probabilmente in Toscana. Ecco, anzi sì, in Toscana, perché mi ha mandato il calendario dei centenni, ma poi ve lo dirò meglio. E ieri anche una cosa molto bella, padre Johannes, che come sapete vive in Austria, si è recato a celebrare messa a Bolzano. Ecco, non so se abbiamo immagini, ma non scorrono immagini né dei raduni né di ieri a Trebaseleghe, e né di niente. Comunque la risposta ovunque è stata significativa, era questo che volevo dire, cioè a Bolzano padre Johannes ha celebrato messa per il gruppo italiano e anche tedesco, bilingue, e c'erano circa 70 persone, mi è stato detto, quindi veramente una grande risposta, perché da quelle parti non si era mai avuta questa risposta. Ci dicono in crisi, scrivono che scendiamo di numero, ma intanto le immagini, che la regia è pudica, preferisce non mostrarvele, fa bene tutto sommato per non darle in pasto ai nemici. Le immagini da sole parlano. Ieri, guardate, a Trebaseleghe la palestra dello spirito era stracolma di gente. Ecco, questo dovrebbe essere, sì, è Trebaseleghe questa, e questa è Trebaseleghe. Insomma, la risposta dei fedeli è sempre notevole, e quella che vorrei dire come verità, miei cari figlioli, è questo. Lo dico perché così, cioè contra factum non vale argumentum. Non è vero che ci sono solo persone anziane, ci sono famiglie, ci sono giovani. Ieri qualcuno dei seminaristi era rimasto colpito dal verificare come c'erano parecchi giovani presenti alla messa ieri a Trebaseleghe. C'è un intero popolo, se ne facciano una ragione i nostri detrattori e la smettano di fare gli stupidi, sottolineando sempre che vanno via. Si guardino loro che hanno le chiese vuote. Noi abbiamo sempre le chiese piene, i luoghi dove ci riuniamo pieni, e veramente ringraziamo il Signore di questi momenti di grazia che ci dà da vivere. E poi domenica 2 novembre ci saranno 2 messe a Trebaseleghe alle ore 10, quella da me celebrata, e alle ore 17 Fra Celestino, e poi finalmente lunedì 3 novembre commemorazione di tutti i fedeli defunti. È la giornata più significativa, a mio avviso, la preghiera per i defunti. Venite tutti, consegneremo un cero da accendere come abbiamo fatto l'anno scorso, lo troverete contestualmente lì disponibile, lasciando un'offerta libera, questi ceri rossi che metteremo davanti all'altare in ricordo dei nostri cari defunti, mettendo una foto, un'immagine, ecco, come abbiamo fatto l'anno scorso a Verona. Questo alle ore 10 e alle ore 17. La messa a Trento del 1° novembre delle 17:30 da me celebrata sarà all'Hotel Sporting. Aiutate il progetto, perché ce n'è un grande bisogno. Senza questo aiuto noi non si può andare avanti di fronte a tutte queste straordinarie iniziative che portiamo avanti. Vi sono grato quando ci sono quelli tra di voi che non hanno bisogno di vederselo ricordare, perché puntualmente si recano a compiere questi atti di sostegno. Se potete, se volete, come volete, dateci una mano d'aiuto, perché c'è un grande bisogno che questo avvenga. Lì c'è l'IBAN, il conto corrente postale, la PayPal, che è appunto è tutto indirizzato, come vedete, alla Fondazione Santa Mater, e questa fondazione che appunto con anche il mio il mio parere, il mio suggerimento, investe per le iniziative che di volta in volta andiamo svolgendo. Bene, adesso andiamo alla puntata di oggi. Mi sembra che io stia dimenticando qualcosa, ma casomai ci torno. Ma l'argomento di oggi è abbastanza intenso, vedete il titolo, eccolo lì, la finestra: Zuppi e Burke e San Pietro nel caos. Dopo Burke è meglio la virgola anziché i 2 punti. Zuppi e Burke e San Pietro nel caos. Sì,
Era esattamente questo che volevo ricordare. Ieri sera nella puntata e nella rubrica Il Padre risponde si è più volte accennato da parte mia e da parte dei fedeli che hanno chiamato all'intervento inaspettato e proditorio di Padre Tamaio. Padre Tamaio è un sacerdote più che ottantenne, che ha tenuto sabato sera, ecco perché io non ho fatto la puntata prevista di Maria Valtorta, una dichiarazione istituzionale dal titolo Perché tenemos a León de María? Perché teniamo? Perché abbiamo il Leone di Maria e, a scanso di equivoci, il Leone di Maria è, come sapete, indicato da questi sacerdoti d'oltreoceano nel sottoscritto in Don Minutella. Il momento quindi è particolare, ma su questo poi praticamente tornerò. Però ecco, attraverso anche Radio Domina Nostra con link potete collegarvi alla finestra di Vicente Montesinos Adoración y Liberación per seguire questa lunga, prolungata riflessione di Padre Tamaio che ha i sottotitoli in italiano. È una puntuale e direi inappuntabile riflessione teologica, dogmatica, canonistica in relazione alla questione del Papa, del Munus Petrinum, alla morte di Benedetto XVI. È una questione che in maniera, diciamo, burlesca la falsa Chiesa non vuole trattare, ma sapete, contra factum non valet argumentum, Benedetto XVI non ha consegnato il munus, staremo qui a dirlo all'infinito, perché è da questo che tutto dipende, e ha avviato, come diceva ieri sera uno dei fedeli che ha chiamato, una nuova stagione dal sapore apocalittico, quella nella quale le strutture non contano più nulla e c'è una svolta, come io scrivo nel mio libro Chiesa dove vai, benedettiana. Ci sono nuove persone che vengono nel piccolo resto. Inviterei a leggere i miei scritti, soprattutto Pietro dove sei e Chiesa dove vai, a riguardo di queste questioni. Zuppi e Burke e San Pietro nel caos. Dunque, mentre noi ci siamo mossi da una parte all'altra con le sale piene di fedeli, a Roma lo scorso 25 ottobre, sabato scorso, in contemporanea, guardate caso, in contemporanea sono accaduti due eventi. Il primo evento è stata la terza assemblea sinodale che doveva approvare quel ridicolo, banale e anticristico documento nel quale si dà, diciamo così, il permesso, il sostegno e la preghiera ai gay pride. Mostro qui il quotidiano Libero, eccolo, lo vedete, il titolo, i vescovi sui gay pride, sosteniamoli pregando. Vedete che anche la stampa nazionale si è voluta occupare di questo argomento qui. E allora, a conclusione di questa assemblea sinodale, il presidente, che ve lo raccomando, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente dei vescovi italiani, che ha come vicepresidente, ve lo ricordo, il corsaro della fede calabrese, quello per cui apertamente si afferma che l'unione tra due persone dello stesso sesso è amore, quindi non è più peccato. Il presidente della CEI ha potuto fare la conclusione alla terza assemblea sinodale proprio sabato. E quindi abbiamo una chiesa, seguitemi con molta attenzione perché, ripeto, questi sono dati oggettivi, vedrete che ho ragione io. Poi fate come volete, ma ho ragione io. Allora, quindi c'è sabato questa chiesa, la chiesa italiana guidata dal cardinale Zuppi, che raggiunge questi obiettivi. Con una schiacciante maggioranza, nonostante le prime opposizioni alla morte di Bergoglio, ha vinto il documento infame, che avanza ulteriormente nella direzione che il Monsignor Savino mette in luce, cioè che i gay si devono amare. Scusate, se si possono amare, che cosa ha voluto dire Savino, se non siamo tutti rincretiniti e rimbambiti? Ha voluto dire presso il matrimonio, in chiesa. O mi sbaglio? Se un gay si unisce a un altro gay carnalmente,
Questo Dio non lo vuole, ma fuck the rules, fanculo alle regole di Dio, decidiamo noi cosa fare. Fioricare, la situazione è del tutto svelata, non avete più bisogno di essere edotti e indotti da Don Minutella. Da questo punto di vista ormai è tutto chiaro. Se, ripeto, Monsignor Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, quindi stretto collaboratore di Zuppi, dice che l'unione tra persone dello stesso sesso, l'unione carnale, ben inteso, l'unione carnale, quindi la copulazione contro natura, per essere chiari, contro natura, nessuno si offende, è contro natura, non è una cosa per noi cristiani, è un peccato grave, è un'offesa grave a Dio. E invece Monsignor Savino cambia il paradigma in ragione di che cosa? In ragione di Satana, della chiesa corpo mistico dell'anticristo, della chiesa luciferina, della falsa chiesa stravagante, arlecchina, ridicola, bizzarra. Che cosa fa? Questo porta a questo punto all'idea che prima o poi avremo i matrimoni in chiesa, perché se non è più peccato avremo i matrimoni in chiesa. Ecco, allora c'era stata però, ve ne ho parlato, se vi ricordate, nei giorni scorsi, io vi tengo informati, poi vedete voi, miei cari figlioli, se volete mettere la testa sottoterra come gli struzzi. C'era stata nei giorni scorsi una serie di catechesi da parte mia nelle quali ho detto che alla morte di Bergoglio, del tiranno apostata impenitente, un paio di vescovi italiani e anche laici, con una abbastanza significativa opposizione, avevano stoppato il documento. Per cui che cosa fa Prevost appena eletto il Papa che avrebbe dovuto cambiare pagina? Invita i vescovi italiani, li bacchietta e dice la sinodalità deve entrare nella mente, deve diventare mentalità e non proteggetevi dalle sorprese dello Spirito Santo, della serie stia attento tra i vescovi italiani chi si permette di contraddire quello che noi partigiani di Satana, chiesa della massoneria satanista in Vaticano, abbiamo intenzione di fare, cioè le donne all'altare, i matrimoni gay, l'abolizione del celibato e tutto il resto, la chiesa di Satana contrapposta alla chiesa di Gesù Cristo. C'è una volontà fondativa di Gesù Cristo, ma fuck the foundation, fanculo alla fondazione di Gesù Cristo. La vogliamo così questa chiesa? Arlecchina, arcobaleno, sincretista, globalista, eccetera. La vogliamo così, il pluralismo religioso. Ecco, allora, dopo la bacchettata di Prevost ai vescovi italiani, questi non si sono più arrischiati, nessuno di niente, di pronunciare una sola sillaba. Hanno capito che anche se Prevost è il cosiddetto Papa moderato dagli stili ratzingeriani, in realtà Prevost ha detto chiaramente ai vescovi italiani: comportatevi bene, obbedite a noi che siamo la massoneria ecclesiastica e dobbiamo distruggere la Chiesa di Gesù Cristo per fare quella di Satana attraverso la via sinodale, come poi stasera ancora dirò, perché voglio che gli entri in mente anche alle persone meno competenti. Finora penso sia chiaro, no? Bene, quindi da che tra maggio e giugno Prevost ha lanciato questa iniziativa, Zuppi, il cardinale, diciamo, avanguardista della chiesa bergogliana, di quella chiesa che annulla le differenze, si apre al cambiamento, ha potuto e voluto ottenere proprio sabato, il cardinale Zuppi ha potuto ottenere l'approvazione pressoché, guarda caso a questo punto, unanime del documento che, come dice Libero, appunto prevede la benedizione dei gay pride, niente di più chiaro dell'anticristo, l'ha detto Papa Benedetto, non lo dico io. Papa Benedetto XVI ha detto che laddove si fosse giunti in una società alla benedizione, al matrimonio gay, quella sarebbe stata la società dell'anticristo, dunque lo dice Benedetto XVI. Ebbene, i vescovi italiani sono ormai chiaramente accoliti dell'anticristo, c'è bisogno che lo venga a dire Don Minutella, perché se esce un documento con la benedizione di Papa Leone che vuole approvare, incoraggiare e sostenere i gay pride, voi capite molto bene che con i cristi nudi, mi fermo qui, le madonne lasciamo stare perdere come, con la totale blasfemia, con un vero e proprio esibizionismo satanico che nulla ha a che vedere con la rivendicazione dei diritti delle coppie gay, se si arriva ad approvare tutto questo in ragione di quelle bislacche teorie dell'accoglienza, dell'apertura, dell'accoglienza, accompagnamento pastorale, che la realtà, ve lo ricordate, come ha detto Savino, l'impunito Savino, che probabilmente avrà gioito e festeggiato in questo fine settimana, perché la loro linea è vincente, ed è vincente perché Papa Leone vuole così. Ma noi ci potremmo fermare qui ora,
Stringerci la mano, siete d'accordo, miei cari fedeli del Piccolo Resto? Scrivetelo, siete d'accordo? Che avremo già così esaurito la situazione, potendo dire meno male che noi siamo nel Piccolo Resto e andiamo avanti nella direzione che il Signore ci ha tracciato, quel piccolo resto che fa sopravvivere la volontà fondativa di Cristo, che non vuole certamente i matrimoni gay, la comunione di divorziati e risposati e la benedizione dei carri gay pride, per fare solo alcuni esempi. In una sola parola, non vuole la via sinodalista perché la Chiesa è gerarchica. La Chiesa cattolica ha una costituzione gerarchica, non sinodalista, sinodale. Il sinodalismo è esattamente la grammatica dialettica opposta alla costituzione gerarchica della Chiesa, perché Gesù Cristo non ha fondato una Chiesa sinodale dove si discute, si chiacchiera e si parla e alla fine si decide tutti insieme e decide la maggioranza. Ma stanno facendo così, capito? Ecco, la Chiesa è gerarchica. E intanto però Zuppi proprio sabato, mettete punto su questa datazione perché è importante, sabato ottiene l'approvazione, grazie alla bacchettata di prevosti ai vescovi italiani che si erano opposti, di una Chiesa, per fortuna, dalla quale io sono stato buttato fuori, per grazia di Dio, perché probabilmente il Signore mi vuole in paradiso, e quindi non smetto di baciare a terra per le 2 false scomuniche di Bergoglio e della riduzione al cosiddetto Stato laicale, perché questa falsa Chiesa approva sabato un documento nel quale si guarda ai carri gay, ai carri dei gay pride, benedicendoli. Ecco, già questo da solo basta a non aver più bisogno di convincimenti di altro tipo. Va bene? Ma guarda caso, se ce ne fosse bisogno, notate un po' come le profezie si stanno realizzando, direi, soprattutto quelle della Emmerich e del Terzo Segreto di Fatima, alla lettera. Sabato, nello stesso giorno in cui i vescovi italiani firmavano il documento infame della via sinodalista che parla di accoglienza, apertura e discernimento, accompagnamento pastorale dei diversi, e quindi in una parola di prepararsi a quello che Savino ha già annunciato, i matrimoni di coppie gay in chiesa, proprio a Roma si svolgeva il Summorum Pontificum. Per la prima volta, dopo tanti anni, eccolo lì, si esibisce poi il secondo presule rispetto a Zuppi nel titolo. Zuppi e Burke, perché il cardinale Leo Raimund Burke ha potuto celebrare la messa, il rito tradizionale all'altare di San Pietro, con la processione dei gruppi tradizionalisti che erano presenti a quel rito lì, tutti in unione con Papa Leone. Ora, miei cari figlioli, lasciando stare e mettendo da parte i tentativi goffi, per esempio oggi della Nuova Bussola Quotidiana che si arrampica sugli specchi, perché si arrampica sugli specchi? Perché prova a giustificare, senza aver che nessuno glielo chieda, come sia possibile che esistano queste, nello stesso giorno, sabato 25 ottobre, e nella stessa città di Roma, a Roma, sotto lo stesso casomai Papa, come sia possibile che si svolgano queste 2 direttrici. Da una parte Zuppi, avanguardista di grido, che con la bacchettata anticipata di Prevoste costringe i vescovi italiani dissidenti a firmare in larga maggioranza il documento nella terza assemblea sinodale che prevede la benedizione delle coppie gay, il sostegno dei gay pride e tutte le iniziative pluraliste, sincretiste, arcobaleniste che sapete, e nello stesso tempo, sotto lo stesso presunto Papa, sotto la stessa cupola annerita di San Pietro, sotto la stessa ecclesia, la communio santorum, come la chiamava Sant'Agostino, c'è l'altro presule, l'altro cardinale che insieme a Zuppi è entrato in conclave ad eleggere Prevoste, che celebra la messa in latino e canta Auditorium Nostrum in nomine Domini, Dominus Vobiscum. Che cosa li tiene uniti queste 2 bislacche allerchinate? Allerchinata è quella della terza assemblea sinodale a Roma, presieduta da Zuppi. Allerchinata è la celebrazione, senza per questo toccare la sacralità del rito, di Burke e dei tradizionalisti, che stanno in maniera vergognosa
in comunione ostinata per 12 anni, questi sono stati capaci di fare gli ipocriti con se stessi rimanendo in unione con Papa Francesco, e ora non gliene può fregare meno se c'è Papa Leone. L'importante è che loro finalmente sono garantiti. È il garantismo prevostiano, che non è niente altro che una sorta di protezionismo dello status quo. No, forse l'ho detto difficile. Garantismo. Vi permettiamo, garantismo è: noi tradizionalisti possiamo dirci la messa, non ti rompiamo le scatole, ma vogliamo andare a San Pietro a dire la messa, andate pure, purché siate in comunione con me. Garantismo che diventa garantismo tradizionalista, che diventa protezionismo della falsa Chiesa alle massime gerarchie. Ed è il caos totale a Roma, perché a San Pietro io vorrei sapere com'è possibile che da quella chiamata Porta Santa il 6 settembre passano il fanculo alle regole e il 25 ottobre passano gli Auditorium Nostrum. Qual è la vera Chiesa? Perché scusate, tutte e due, a meno che a quanto pare dalle parti della Nuova Bussola Quotidiana e dell'ostinatissimo Mondo Unacum, che il Padre Eterno in persona li sta lì facendo, ma e sapeva Dio, il Padre Eterno lo sapeva, che questi sono orgogliosi, c'è un orgoglio intellettuale tra tradizionalisti e unacumisti che non potete immaginare. Hanno rilanciato nei loro social e nei loro profili dappertutto questa messa solenne celebrata da Burke cantando Vittorio. Ma che razza di vittoria è? Quale Chiesa è la vera Chiesa? Ma questi sono in comunione con Papa Leone, ergo col cardinale Zuppi, che a sua volta è pure in comunione con Papa Leone, e quindi avremo due chiese. Qual è la vera Chiesa? Quella che fra un poco celebra, se già non lo fa, i matrimoni gay e parteciperà per sostegno ai gay pride con la benedizione di Papa Leone, che dice ai vescovi italiani dissidenti: lasciatevi sorprendere dallo spirito e non chiudetevi? Oppure e quindi una chiesa politicizzata, ideologizzata, oppure quella di Burke? Perché tutte e due non possono essere. Non può essere la stessa chiesa, quella della coppia gay con scritto dietro mentre attraversano la Porta Santa fanculo alle regole, e quella dei vescovi, dei preti che sacerdoti e seminaristi in talare e cotta con la stola che entrano nella Basilica di San Pietro. Non può essere, quindi San Pietro è nel caos. Ecco, allora io penso di avere chiarito a tutti voi la questione, ma adesso abbiamo da aggiungere un paio di cose. Non so quali produzioni ha raggiunto la regia, cosa siamo in grado di produrre. Vorrei cominciare innanzitutto, torniamo su Zuppi, su questa chiesa arcobalenista. Il primo volto, tutti e due i volti, va bene, sono un'allerchinata del cattolicesimo romano. Meno male che ci siamo noi seri, noi siamo seri, le prendiamo a tutte le parti, ma siamo noi quelli seri. Siamo noi quelli seri. Ritorniamo a Zuppi, le due sponde, Zuppi e Burke. Quindi c'è la chiesa avanguardista, la chiesa arcobaleno-sincretista, e Burke, la chiesa tradizionalista, che non gliene importa nulla di ciò che sta avvenendo a Roma, perché loro sono i perfetti, la salvano loro la chiesa, ma nel frattempo stanno in comunione con l'eresia e l'apostasia. E adesso procediamo con ordine. Dunque, l'altro ieri Zuppi ha raggiunto l'obiettivo di fare approvare questo documento senza che nel frattempo Savino non solo è stato redarguito, non è stato redarguito e condannato, ma addirittura vede promossa la propria direzione, che appunto è quella di una chiesa che imbarba le leggi di Dio, imbarba le verità eterne e immutabili, approva la benedizione delle coppie gay e cammina nell'avanzamento di una legittimazione del rapporto sessuale tra persone dello stesso sesso. Se non è questa la chiesa di Satana, io vorrei sapere da alcuni che si ostinano a dire se non cambiano le parole della consacrazione, quella è ancora chiesa cattolica. Ma siete veramente, guardate, peggio degli ebrei ai tempi di Gesù Cristo, siete peggio dei farisei. I farisei rispetto a voi erano innocui. Questa idea che la Chiesa ve ne andrete solo quando cambieranno le parole della consacrazione, nel frattempo andate a messa dove magari si approvano le benedizioni delle coppie gay in unione con il suo Papa, e veramente vi tiene in una condizione esasperata, per voi, non per noi. Noi l'avevamo annunciato, l'avevamo detto, non ci avete voluto credere, adesso cari Unacum siete tutti inguaiati, perché dovete scegliere qual è allora la Chiesa vera, quella di Zuppi o quella di Burke. Non potete dire l'uno o l'altra, perché scusate, se è l'uno o l'altra, allora il Papa lo deve dire qual è la vera Chiesa, perché non si ingannano le coscienze. La Chiesa non è multilateralista, come dice Prevost, non è sinodalista, non è un'attività parlamentarista la Chiesa è corpo mistico di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica, una, non diverse.
La Chiesa non può essere allo stesso tempo quella di Zuppi e quella di Burke, non può essere la stessa. Una delle due non è la Chiesa, o forse tutte e due, perché tutte e due sono in comunione esattamente con Prevost, che raggiunge l'accordo garantista con Burke per consentirgli di dire la messa proprio il 25 ottobre e poi applaude e incoraggia il sinodo, l'assemblea sinodale di Zuppi per indicare che la via è quella del cambiamento. Cambiamento, ve lo ripeto fino alla nausea, che vuole solo il diavolo. Stasera poi nella puntata della Confraternita del Rosario ne parleremo. È un cambiamento che vuole il diavolo, cioè Gesù Cristo ha fondato la Chiesa in un modo, per 2000 anni è sempre stata così, oggi la stanno cambiando, figlioli cari, con affermazioni che erano impensabili, perché la verità di Dio, le leggi di Dio sono immutabili, non cambiano. Non so se la regia ha pronto il contributo, è possibile riprodurlo, di Zuppi. Vediamo, cominciamo con Zuppi, l'intervista a Zuppi dalla Conferenza Episcopale Italiana, e poi commentiamo quello che dice. Ascoltate con molta attenzione e ditemi se più che un cardinale che dovrebbe difendere i valori della fede cattolica apostolica romana, se più che un cardinale che dovrebbe parlare di Gesù Cristo e del Vangelo, non vi sembra che a parlare sia uno appena uscito da Palazzo Chigi o da Montecitorio. Ascoltate, ditemi se mi sbaglio. E questo mentre il suo collega di merenda, il cardinale Burke, celebrava la messa in latino. Se non è il caos questo a Roma, ditemi dove sto sbagliando, ditemi dove sto sbagliando se avete il coraggio. Prego, vediamo il contributo. Che avventura è stata? Dello spirito, l'avventura dello spirito che ci ha guidato, ci ha trasformato, ci ha aiutato a parlare di più tra di noi, ci ha svelato i problemi, ha aiutato a maturare una lingua comune, accogliendo le tante diversità e quindi valorizzando le diversità, ma sempre con la forza dello spirito per andare laddove ci manda Gesù, cioè a lavorare nella messa. Che cosa ha detto quest'uomo qui? Che cosa ha detto alla fine? Che cosa ha detto? Ha parlato 2 volte dello spirito che ci guida. Quale spirito? Ve lo dico io. È lo spirito dell'anticristo, che vuole a tutti i costi, per conto dei poteri irraggiungibili per il loro potere, appunto, massonici, vaticani, raggiungere la costituzione di una chiesa che abbia una fisionomia, loro la giustificano come apertura ai tempi, ma che abbia una fisionomia alternativa, se non addirittura antagonista a quella voluta da Gesù Cristo. Ecco. E invece Zuppi non fa che elogiare, però le prende. Leggo un paio di commenti sul profilo Facebook della Conferenza Episcopale Italiana a queste dichiarazioni di Zuppi. Ascoltate, ascoltate. Marie Marguerite de Pressy-Bellier, vergogna. Gesù non dice di fare politica o di promuovere i gay a discapito della fede e della dottrina autentica. E poi Brunetta Maria Bruna. Per carità, poi ci lamentiamo che le chiese sono sempre più vuote. Grazie, Cardinale Zuppi. Roberto Gualandris. Il sinodo è il classico strumento che usano i vescovi progressisti e vicini al protestantesimo per destabilizzare la Chiesa. Non ne seguirò una parola né un'indicazione. Giovanni Chiesa, appunto, nulla a che fare con Cristo e il Vangelo. Poi ancora, veramente sono tanti commenti. JX Parax scrive: a me non piace molto quando si firmano comunque con pseudonimi. Comunque leggiamo questo: un povero cattolico italiano si domanda come è possibile una simile inclinazione di sostegno e di assenso verso i gay pride da parte... Rendete conto che il documento ha dovuto approvare il sostegno ai gay pride? Benedetta Chiesa Ortodossa di Russia, al nostro credo, alla nostra religione italiani, cioè ripetiamo le cantonate che hanno scritto i tedeschi al catechismo sulla genesi psichiche sconosciute. E poi ancora Salvatore Taormina: fate vergognare di essere cattolici. Questa la sottoscrivo, e quindi aprite gli occhi che il Signore sta provvedendo altrove, miei cari figlioli. Quella non è la Chiesa cattolica, quella di Zuppi e Burke non è la Chiesa cattolica. Salvatore Taormina scrive: fate vergognare di essere cattolici, provate a leggere le lettere di San Paolo. In Zuppi e il suo fidanzato dovrebbero uscire dalla Chiesa.
Lucio Pirone, sempre sul profilo Facebook della Conferenza Episcopale Italiana, non di Radio Domina, attenzione, sulla Conferenza Episcopale Italiana il popolo si mostra scontento, sì, c'è qualche commento di sostegno, ma sostanzialmente il tenore è questo: non lo capiscono che allora non è più solo il tempo dei Cahiers de doléances, come fa Nuova Bussola Quotidiana, che oggi si arrampica sugli specchi. Provo pena per questa gente lì, per Iunacum io provo pena, ma sono troppo superbi intellettualmente, non accetteranno mai che avevamo ragione noi. Ma che significa non sono due chiese, la chiesa è una sola? Ma allora voi stessi vi volete convincere di ciò che con ogni evidenza è chiaro, che Roma è nel caos. E Roma è nel caos. Avevo detto il titolo Roma nel caos, invece compare San Pietro. Questo era lo scopo del sinodo, scrive Lucio Pirone. Si sono resi ridicoli, ma così facendo otterranno il contrario, tutta la melma se la ritroveranno addosso. Ed i Guidi hanno distrutto Gerusalemme, distruggeranno Roma. Il gregge è disperso perché i pastori sono fuggiti. E no, però, non so chi sia questo Edi Guidi, sappia che per fortuna ci sono pastori che non sono scappati e che infatti, come il sottoscritto, le prendono da tutte le parti, dileggiati, maltrattati, canzonati, beffeggiati, ridicolizzati, pur di proteggere il gregge. Ma guai a quei pastori a salario, verrà il padrone e dirà: lontano da me perché non vi conosco. Poi ancora Sergio Chisena fa questo tale sul blog, ripeto, sul profilo Facebook di Conferenza Episcopale Italiana, dopo questa dichiarazione di Zuppi, quella che secondo me dovrebbe essere la cosa più ovvia. Guardate cosa fa Sergio Chisena, ed egli rispose: non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola, così che non sono più due ma una carne sola. Eh sì, però come ti chiami, Sergio Chisena? Ricordati che te appartieni alla Chiesa di Zuppi, che approva finalmente con il placet di Prevost, falso papa, il documento della terza assemblea sinodale che incoraggia e sostiene i gay pride, e appartieni alla Chiesa di Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, che dice che l'unione tra due persone dello stesso sesso, l'unione carnale, non è più peccato. Ecco, Eligio Mari di Taranto la prende in gioco, dice più gay per tutti. Va bene, insomma, vi rendete conto che il tenore delle repliche, Liberata Felice scrive: Sodoma e Gomorra porteranno la guerra mondiale. Io sabato ho tenuto un'omelia in questo, su questo argomento. Anch'io penso che andiamo a passo spedito verso qualcosa come una conflagrazione più che cosmica, la chiamerei apocalittica. L'omelia si intitola, non ce l'ho qui davanti in questo momento, eccolo lì: il castigo è vicino, fidatevi, parola di Don Minutella. E lo scrivono anche questi tali. Avete Massimo Meridio, avete tradito Cristo. È rivolto a Zuppi, è rivolto ai vescovi italiani che hanno le chiese vuote. Sì, hanno un sistema di potere in accordo col governo del cosiddetto 8 per 1000 che li fa sopravvivere e campare fino a un certo punto, ma hanno le chiese vuote, hanno un cattolicesimo liquefatto. Dio l'ha permesso per mostrare che non è la vera Chiesa cattolica quella lì. Massimo Meridio scrive: avete tradito Cristo, sottomessi all'Islam e alle follie gender e woke, avete abbandonato la via del Signore, che Dio ci aiuti. Davide Sarti scrive: ci siamo rotti di tutte queste ambiguità che ci trascinano ogni volta sempre più giù. Se i frutti sono queste aperture al limite dell'eresia, il cammino sinodale non ha alcun senso. Ma la CEI spiega che noi abbiamo capito male, eccetera. Ora io vorrei dire, naturalmente, di molti di questi qui che sono diciamo consapevoli della situazione, possiamo dire che mai poi mai si muoveranno nella nostra direzione, per due motivi, di cui qualcuno renderà conto a Dio. Il primo, cioè, mi hanno lasciato solo. L'establishment ha deciso di lasciarmi solo. E secondo, i poteri forti hanno navigato su calme acque per provare ad affondarmi con la zattera, e quindi tutta la campagna diffamatoria che sapete, per mezzo stampa del sottoscritto, con tutta quella azione calunniatrice, diffamatrice, per impedire alla gente di dare credibilità al sottoscritto. Ma non hanno fatto i conti con Dio. Questa falsa chiesa prima o poi, è questione di tempo, crolla. Tutto questo avviene a Roma sabato, nello stesso giorno in cui
ma sembra che pochi se ne accorgano. Contestualmente Burke, ecco, andiamo verso l'altra sponda, celebra il rito tradizionale in sapieto. Vediamo che cosa abbiamo di disponibile come immagini o video per farvi capire che cosa è avvenuto a Roma. A top American cardinal, Raymond Burke, has celebrated a traditional Latin Mass at the altar of St. Peter's Basilica. This is the time in several years. Pope Leo XIV would be able to La messa pontificale di oggi è celebrata secondo la forma più antica del rito romano, l'usus antiquio. La Chiesa celebra il 18° anniversario della promulgazione del motu proprio Summorum Pontificum, con il quale Papa Benedetto XVI ha reso possibile la celebrazione regolare della messa secondo questa forma, in uso sin dai tempi di San Gregorio Magno. Ecco, vi abbiamo prodotto un paio di immagini per chi non le avesse potute visionare, comunque ce ne sono abbondanti, sia l'imbarazzo della scelta sui social, della Summorum Pontificum, cioè il raduno dei tradizionalisti in comunione con Papa Leone, prima ancora con Papa Francesco, che hanno attraversato la Porta Santa in pellegrinaggio e poi hanno assistito alla Santa Messa tradizionale celebrata da questa personalità enigmatica e problematica che è il cardinale americano Raymond Leo Burke. C'è un fatto personale, come sapete, perché quest'uomo è stato capace di chiamarmi, ve lo ricordo, perché sulla mia pelle passa tanto di quello che accade nella Chiesa, dalla mia persona passa tanto di ciò che sta accadendo a Roma, è stato capace di chiamarmi qualche anno fa per via di Monsignor Nicola Bux, per incontrarmi a Roma in una casa privata, certamente mandato da Bergoglio e dai massoni, onde ottenere un ottimo risultato, quello che cioè io mi ritirassi a vita privata, anzi in un monastero, e prima ancora facessi un'ammenda pubblica chiedendo pubblicamente perdono a Papa Francesco, il Papa di Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans e soprattutto Abu Dhabi. Questo è venuto, so che molti di voi stenterete a crederci, ma per fortuna abbiamo la documentazione, è venuto a chiedermelo, ha lasciato tutto una mattina uggiosa di Roma, di marzo, è venuto a chiedermelo in una casa privata, tutto organizzato nei dettagli, il cardinale Burke. Pensavano che io dicessi di sì, invece ho detto di no e tutto è cambiato. Questo cardinale che fa finta di credere alla tradizione, perché fa finta, è solo tutta una coreografia, è il cardinale che ha steso 2 volte dei dubbia. La prima volta il 19 settembre 2016 a riguardo del documento apostata ed eretico di Bergoglio Amoris Laetitia, con il quale si lasciava intendere la possibilità clamorosa di dare la comunione ai concubini che vivono more uxorio e che perciò andava in barba alla regola del Vangelo, niente meno, di Matteo 19. Insieme al cardinale Brandemüller, al cardinale Caffarre e al cardinale Meissner, Burke ha firmato questi dubbia a Papa Francesco per chiedergli di chiarire. Come sapete, Bergoglio non ha neanche replicato alle loro richieste, li ha mandati a quel paese e Burke ha proceduto per la sua strada. Aspettiamo ancora questa epifania nella quale aveva promesso che nella prossima, vi ricordate queste cose, chi è Burke? Sulla mia pelle l'ho vissuto. Invece di incoraggiarmi a combattere la buona battaglia della fede, perché questo io ho fatto e sto facendo, mi ha invitato a chiedere perdono a Papa Francesco. Ma io lo trovo che lui ha profanato la mia coscienza. Io gli avevo scritto tante volte in precedenza, non mi aveva mai risposto, trovavo insolita questa cosa, pensavo mi volesse fare vescovo.
Immaginate lo shock, il trauma che io ho vissuto con quest'uomo qui, per conto di chi è venuto, per conto di chi è venuto. Pensate che l'abbia fatto di propria iniziativa, di venirmi a chiedere di togliermi dalle scatole? Burke, il quale poi, di nuovo, nel luglio 2023, siccome nell'aria si presentava la possibilità, come poi è avvenuto, di scrivere un documento per benedire le coppie gay e tutte le altre cose, compresa la direzione sinodalista che Papa Leone non smette di vedere come unica possibilità per la Chiesa di Roma, che per fortuna è falsa, insieme di nuovo al cardinale Brandmüller, al cardinale Zenna, al cardinale Sandoval, al cardinale Sare, al cardinale Müller, ha firmato nuovi dubbia al cosiddetto Papa Francesco. Questa volta Bergoglio gli ha risposto e ha detto chiaramente che la linea sarebbe stata quella che adesso è sotto gli occhi di tutti. Burke che cosa ha fatto? Niente di niente. E così noi vediamo queste due chiese. Quella di Zuppi, che firma un documento a piena maggioranza insieme a Savino e a tutti gli altri vescovi corsari della fede italiana, che incoraggia le benedizioni gay, che dice che l'unione tra persone dello stesso sesso carnale non è peccato e che sosterrà pregando i gay pride. E dall'altra invece la chiesa di di cardinale Burke, che in unione, nella messa in unione con Papa Leone, dopo che per anni è stato in unione con Papa Francesco, con i guanti bianchi, le scarpe bianche, i paramenti solenni, celebra la messa tradizionale in Vaticano. Sono o non sono due chiese? È possibile che nessuno riesca a capire che Roma è nel caos, che c'è qualcosa che non quadra? Perché vedete, fiori cari, dove c'è il diavolo è sempre così, non c'è chiarezza, non c'è ordine. Ecco, non c'è ordine. Uno dei 5 dubbi che Burke aveva presentato a Bergoglio nel 2023 riguardava il punto 2, la benedizione di persone dello stesso sesso, che adesso avviene ufficialmente. Che cosa ha fatto Burke? Noi ci siamo esposti e ci esponiamo, gridiamo la verità, anche noi celebriamo la messa in latino, anche noi amiamo la tradizione, ma come amiamo la tradizione, soprattutto amiamo la verità. Vi è che qui c'è un garantismo veramente della peggior lega, perché a Burke è stato promesso che i tradizionalisti non sarebbero stati toccati, e così quella benedetta porta di San Pietro sopra la porta santa, sopra la quale c'è un angelo posta il cielo, dargli vita e mandar giù gli strali necessari, da quella porta santa insieme sono passati nello spazio di poco più di un mese i gay pride con fanculo alle regole e i tradizionalisti che cantano Christus Vincit. C'è qualcosa che non quadra evidentemente, ed è abbastanza insolito che ce ne accorgiamo noi. Roma è nel caos perché c'è l'anticristo, Roma è nel caos perché c'è il corpo mistico dell'anticristo, perché c'è Satana in Vaticano, perché Roma ha perso la fede. E noi del piccolo resto lì siamo a conservarla e a combattere perché voi possiate non perderla e possiate sotto la nostra direzione proseguire il cammino che Dio traccia. Certo, vorrei dirvi che tutto questo è abbastanza bizzarro. Se dicono di padre Tamaio e prima ancora di padre Ciabelo, che indicano in me il leone di Maria successore di Papa Benedetto, dicono che tutta questa è cosa bizzarra, mi sembra che però loro che lo dicono non è che sono messi tanto meglio, non sono messi tanto meglio, capito? Anzi, direi che sono messi anche abbastanza peggio, perché almeno noi abbiamo una sola direzione, la Chiesa è una, e queste sono tante chiese. La Chiesa è apostolica, e questa è una Chiesa che con la via sinodalista ha introdotto Roma nel caos più totale, perché in questo caos possa governare e comandare l'anticristo. Con la corona e il rosario in mano affrontiamo la battaglia. Torneremo a parlarne questa sera alle ore 21. Adesso, se volete, potete intervenire telefonicamente per questo o per altri argomenti. Intanto vi ricordo, miei cari, che tutta la settimana fino a venerdì io e Fra Celestino saremo a Savigliano al piccolo cenacolo di Casa Betania, e poi il programma prevede ogni giorno alle 16:30 il rosario, a seguire la Santa Messa da me celebrata, mentre Fra Celestino si renderà disponibile per le confessioni, e quindi la fiamma d'amore del cuore immacolato di Maria, l'adorazione eucaristica, questo momento di grazia da vivere ai piedi di Gesù sacramentato. E poi venerdì ci sarà l'appuntamento prefestivo al Blue Hotel Torino di Collegno alle ore 16:30
l'ultimo appuntamento in Piemonte, prima che poi ci prepariamo alle celebrazioni del Ponte dei Morti. Ecco, mi hanno segnalato una terza puntata del sacerdote toscano che sottolinea il delirio di Domi Nutella. Farebbe meglio a sciupare fiato e saliva per parlare dei problemi che c'è a Roma, piuttosto che del sottoscritto. È solo questione di tempo, e poi si mangeranno le dita, a mio avviso. Questo è quello che penso. Comunque, la critica è costruttiva quando si dice la verità, però affermare che i preti ci eravamo messi tutti d'accordo, questa è disonestà intellettuale, è cattiveria. Prima bisogna portare le prove, se le prove non le hai sei un mentitore che vuole solo vendicarsi, e forse fare anche numeri, perché quando si parla di Domi Nutella, questi canali altrimenti di basso profilo acquistano visualizzazioni, questo loro l'hanno capito e quindi lancia e resta, senza per questo poi parlare di altri protagonisti della persecuzione social contro il sottoscritto, che non la piantano di essere ossessionati, perché Dio permette anche quello. Ecco, e vorrei anche dire a tal riguardo, miei cari, che noi dobbiamo serrare le fila, cioè fare quadrato, dobbiamo stare uniti più che mai, noi del piccolo resto. Noi sacerdoti ci dovremo incontrare, volevo darvi un annuncio, molto presto insieme per meglio sviluppare i dettagli di questo, diciamo, frontiera che si è aperta in America Latina, perché prima c'è stato Padre Ciabelo il 17 settembre e poi con un'altra serie di puntate sul canale Adoración y Liberación che ha fatto questa riflessione, e poi c'è stato Padre Tamayo che sabato, sempre sabato, è intervenuto con Porqué tenemos a León de María. Vi invito ad ascoltarlo perché è una inconfutabile riflessione sulla situazione che noi come piccolo resto stiamo vivendo. Pronto? Pronto? Carissimo Don Minutella? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre ci ho dato, carissimo Leone di Maria. Sono Silvia dal Belgio. Ecco, Silvia. Scusi, ma ogni volta che parlo con lei mi impappino, quindi mi sono permessa di scrivere tre cose che volevo dirle. Sì. Sì. Allora, prima cosa, secondo me, il fatto che abbiano toccato il saio di Facce Destino è l'inizio della fine della falsa chiesa. Sì. Un'altra cosa, stia molto attento a come parla anche nelle catechesi, perché detrattori, nemici e quant'altro, anche persone forse del piccolo resto, si lamentano che lei non è chiaro quando spiega specialmente il fatto dei 20 giorni dopo la morte di Papa Benedetto XVI, e dice che vuole ingannarci e che noi la adoriamo. Quindi io gli ho risposto che noi adoriamo solo Gesù Cristo e la seguiamo perché lei ci porta Gesù Cristo nella vera fede cattolica apostolica. E terza cosa, nel mio piccolissimo canale, come lei sa che ho un piccolissimo canale in francese, anche persone che non si dicono del piccolo resto hanno capito l'inganno, sono in unione di preghiera con noi e pregano per lei. Grazie Silvia. Purtroppo l'opera di diffamazione contro il sottoscritto, lo dicevo poco fa, scoraggia molto quelli che poi vanno a prendere informazioni, perché uno che non ha mai sentito parlare del sottoscritto e viene invitato ad ascoltarmi, prima probabilmente prende informazioni, e voi sapete quale gogna mediatica il sottoscritto subisce sui social, e questi renderanno conto a Dio, perché non c'è nulla di vero. Per quello che riguarda il primo appunto su Fra Celestino sono del tutto d'accordo. Secondo, io penso di essere sempre stato molto, molto chiaro sulle dinamiche relative alla diciamo, questione canonica
che non prevedo io, quindi non c'è niente da aggiungere, cioè proprio sono le normative che ancora erano vigenti fin tanto che venivano rispettate. Poi dopo si è entrate in una condizione anomala mai vista prima, perché entro il tempo la data di scadenza i cardinali in causa non si sono riuniti per eleggere il successore di Papa Benedetto, quindi la sede è ancora oggi, come sapete, occupata, il trono di Pietro è occupato, ma non hanno il munus, è tutta una questione che sapete molto bene. E terzo, incoraggio queste iniziative, come già ieri sera Giovanni dal Canada, da Vancouver, che va in giro a parlarne, fa anche questo Silvia in lingua francese, è una buona cosa, non scoraggiatevi, andate avanti, poi non chi pianta né chi irriga qualche cosa, dice San Paolo, ma è Dio che fa crescere. Noi facciamo la nostra parte e poi il Signore provvederà. Vedete che mentre è infuriata la campagna diffamatoria contro Don Minutella, i nemici devono sorbirsi preti, mica chiunque, preti, uno dei quali ultraottantenne, che dicono tu sei il successore di Papa Benedetto. Questo è quanto di più, diciamo, umiliante per i nostri nemici. Pronto? E sia lodato Gesù Cristo, da Alessandro Maria, e avanti con Maria. Ecco, Io sempre. la volevo abbracciare, un abbraccio fraterno, non ci conosciamo, vorrei tanto poterla incontrare. Io dico soltanto una cosa alle persone che non credono, perché evidentemente non credono in Dio, non guardano i segni, non vedono la verità, di venire agli incontri. Io sono stata agli incontri di alcuni dei suoi sacerdoti, Don Enrico, Don Pavel a suo tempo, e anche Don Ramon. Purtroppo lei la devo seguire per forza via, come dire, internet, perché non ci possiamo al momento incontrare per questioni sia di salute e quant'altro, e lì si respira semplicemente aria di cristianità, di amore verso Cristo, verso Dio, verso la Madonna, e che noi siamo veramente, come dire, dei cavalieri che portano, siamo lo scudo di Maria, e noi siamo sotto il suo manto e siamo felicissimi di essere servitori di Maria e di Gesù Cristo. Bene. Quindi la cristianità è con voi, c'è poco da fare. È meraviglioso tutto quello che sta accadendo in Messico, è meraviglioso tutto quello che sta accadendo, tutto questo movimento, e per cui la proteggiamo con le preghiere. Io con lei ho continuato a dire ogni giorno, sono arrivata quasi a dire 3 rosari. Brava. Cosa che non facevo mai. Bene, cambia la vita tutto questo. Sì, e le chiedo se può, con molta umiltà, una preghiera per me. Io mi chiamo Patrizia, ho un problema, purtroppo sono attaccata dagli enti giudiziari, sono praticamente vittima di una cattiva giustizia, purtroppo. Cara Fiola. E purtroppo capita, la mia salute, io metto tutto sotto i piedi della croce, sono una peccatrice, ma peccatrice redenta come la Maddalena, per cui io so che il Signore è vicino a me, la Madonna è vicino a me, gli angeli che prego, e grazie a lei ho potuto conoscere la vita di tanti santi, così come me l'aveva fatto conoscere anche la mia zia che sarà in paradiso, e affido tutto nelle mani del Signore. Grazie, Fiola cara. Dio vi benedica sempre. Coraggio anche per te, coraggio, non ti perdere d'animo, ma arriva quotidianamente a pregare tutti e 3 i rosari, come invito tutti voi a farlo, e così vi potete iscrivere nella confraternita del Santissimo Rosario, che ha già 1400 iscritti, è qualcosa di molto molto bello. E proprio stasera, per l'appuntamento con la confraternita del Rosario, vi aspetto per la catechesi dal titolo Sinodalismo, la via di Satana e la risposta del Rosario. Non ci resta altra arma per combattere questa chiesa di Satana, e quindi per combattere lo stesso Satana, che è l'arma del rosario tra le mani. Mi raccomando, pregatelo ogni giorno, la corona per intero, volere e potere, ci si può riuscire a pregare i 3 rosari per intero. Grazie poi per la tua bella testimonianza, ti assicuriamo, cara Fiola, la nostra preghiera per le tue battaglie giudiziarie e per la tua salute. Non perderti d'animo, ma guarda Gesù e Maria. Ultima telefonata, è finita? Bene, allora concludiamo qui. Su tutti voi la santa benedizione del Signore, miei cari. Con la corona del Rosario affrontiamo questo nuovo giorno di lunedì e questa nuova settimana, che è così importante perché va dalla solennità di Cristo Re alla Ponte dei Morti, una settimana da trascorrere nella preghiera di suffragio per le anime del Purgatorio, e in particolare venerdì 31 lo faremo a Torino, e poi il 2 novembre a Trebasereghe. L'1 saremo a Bergamo,
a Trebaseleghe e a Trento. Tenetevi informati sugli sviluppi di queste celebrazioni, che ha ragione questa sorella che ha chiamato, sono celebrazioni intense. Quella di ieri pomeriggio e di ieri mattina nella Solennità di Cristo Re a Trebaseleghe è stata una celebrazione splendida, meravigliosa. Ringraziamo la Madonna di questo. Su tutti voi, miei cari, la santa benedizione del Signore. Pazientiamo se tutti ci ignorano e se quando parlano di noi lo fanno per dire che siamo una setta, che adoriamo Don Minutella. A questo proposito potremmo inserire qualche giorno in diretta l'adorazione di Don Minutella. Questo, abbiate pazienza, figlioli cari, abbiate pazienza. Beati voi quando vi insulteranno e diranno ogni sarta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ascoltate la riflessione di Padre Tamaio, non perdetevela se non l'avete fatto, merita di essere ascoltata con attenzione. Laudetur Jesus Christus.